Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come realizzare un incarnato femminile pallido e i tessuti trasparenti bianchi. Sul canale trovate già altri video dedicati all'incarnato, come realizzarlo partendo dai colori primari e come realizzarlo sui modelli. Trovate i link qui sotto in descrizione. Per l'occasione oggi utilizzerò il modello della bellissima Lava e dei colori nuovi in uscita, in tubetto, di cui vi parlerò meglio nel corso del video dandovi le mie impressioni e i miei consigli. Entrambi sono realizzati da Mindwork Studio, realtà italiana di cui vi ho parlato già in altri video e che sapete che apprezzo tantissimo se mi seguite sui social o in live su Twitch. Quindi per me è un grandissimo piacere poter collaborare con loro. Non possiamo fare altro che ringraziarli perché sono lo sponsor del video di oggi e hanno permesso la realizzazione di questo contenuto. Ma adesso non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Siamo quindi pronti per applicare il primer e dato che voglio realizzare un incarnato delicato, ho deciso di utilizzare un primer grigio applicato ad aerografo. Una volta asciugato completamente, siamo pronti per iniziare a stendere la base dell'incarnato, che per comodità darò ad aerografo. Possiamo ovviamente utilizzare dei colori già formulati, ma io oggi utilizzerò questi. Si tratta di colori acrilici classificati come heavy body, ovvero colori più frequentemente associati all'arte 2D o colori d'artista, ma che vengono molto usati anche nella pittura delle miniature. Sono colori in tubetto molto pigmentati che non serve shakerare, dalla consistenza pastosa una volta prelevati, ma che danno il loro meglio aprendoli con il pennello e stemperandoli leggermente con acqua, così da permettere al colore di esprimersi. Non vanno pensati come classici colori da modellismo, ma una formulazione apposita dedicata ad un lavoro più artistico e più stratificato. Nel corso del video vi darò le mie impressioni e i miei consigli su questi colori, la cui linea comprende i primari e una serie di tonalità create insieme all'artista statunitense Gerald Brom. In questi giorni li abbiamo utilizzati in live, dove mi sono divertita a creare altri incarnati ed effetti come quello che state vedendo in questo momento. Per l'incarnato di oggi partiamo unendo giallo ossido, radiant magenta, ovvero questa versione schiarita di magenta e bianco. Otteniamo un mix chiaro ma fin troppo luminoso, al quale aggiungiamo pochissimo raw amber per spegnerlo leggermente e una punta di rosso, e infine altro giallo ossido per riequilibrare il tutto. Lo raccogliamo con un pennello vecchio e lo inseriamo nell'aerografo con un paio di gocce di thinner fino ad ottenere la consistenza giusta, coprente ma non densa. Lo stendiamo quindi su tutte le parti dell'incarnato, compreso il drappo di tessuto, dato che vogliamo creare l'effetto trasparenza. Una volta asciutto, siamo pronti a passare alle ombre, per le quali creiamo un mix come quello di prima, ma aumentando leggermente la percentuale di raw amber. Otteniamo così un colore più scuro, sempre da diluire appena, che applichiamo solo nelle zone di ombra. Quindi ai lati e sotto al viso, dietro le spalle e nelle parti basse delle braccia, ai lati del corpo e sulle gambe, ad eccezione della parte alta delle cosce che come il petto e la pancia prende molta luce. Se preferiamo possiamo utilizzare i comodissimi piattini d'acciaio per creare e mischiare i colori, come nel caso della tonalità più chiara, formulata come le precedenti ma con più bianco, che utilizziamo per schiarire leggermente le luci. Io ho preferito optare per la wet palette così da avere poi del colore rimasto da usare a pennello o comunque un riferimento cromatico chiaro. A questo punto siamo pronti a lavorare a pennello. Nel frattempo ho dato una base ai capelli e alla seduta di pietra, solo per rendere più chiare e leggibili le zone su cui andremo a lavorare oggi. Ricreiamo quindi il colore a pennello, come prima, e ne creiamo una versione più scura, ma soprattutto lievemente più rossa, da diluire a velatura con la quale andremo a scaldare e intensificare in un primo step le ombre.
Il punto forte secondo me di questi colori è la semplicità con cui si riescono a rendere velature e glaze, con le quali si riesce a costruire poco per volta il livello di contrasto e profondità desiderato sui modelli. Lo utilizziamo anche nelle pieghe del tessuto, la parte bassa delle gambe e tutte le parti che abbiamo scurito prima. A questo punto ne creiamo una versione più chiara, aumentando come sempre la quantità del bianco, ma senza dimenticare la piccolissima percentuale di raw amber che serve a renderlo più naturale. Utilizziamo questo colore per schiarire tutte le zone di luce di prima, che erano uscite eccessivamente vuote a livello cromatico, ma che ci sono servite per segnarle in modo netto. In questo modo possiamo anche ammorbidire il passaggio, anche se non dobbiamo perdere di vista il mezzotono. Per evitare che la pelle sia senza volume serve per forza almeno il colore intermedio, cosa che inseriamo utilizzando una miscela appena più calda di quelle usate prima. In questo modo abbiamo una luce più chiara e fredda, un mezzotono più caldo e giallognolo, ovvero il reale colore della pelle, e una prima ombra più rosata. Questo mezzotono, usando sempre la velatura, lo inseriamo nelle aree di transizione tra luci e ombre. Anche nei panneggi, che vedremo meglio dopo, inseriamo luci e mezzi toni seguendo i volumi della gamba sottostante. Per dare ulteriore profondità e definizione al modello, creiamo un mix di rosso e nero o magenta e nero per creare un'ombra intensa. Possiamo utilizzare questo colore in diversi modi e consistenze, più coprente per le sopracciglia e le ciglia, e il labbro superiore, più alleggerito ma avendo sempre il controllo sulla stesura per gli incavi del viso, il contorno tra il viso e i capelli e il naso. La consistenza leggera permette di stratificare dove necessario, lavorando poco alla volta fino al risultato voluto e sfumare con grande facilità. Utilizziamo questa ombra anche sul corpo per scurire la schiena, la parte bassa della coscia e definire i volumi nelle parti basse delle gambe. Insistiamo lasciando asciugare lo strato precedente per ottenere il risultato voluto. Io ho lavorato poi alla base degli accessori che vedremo però in un prossimo video insieme ai capelli. Questo modello, Lava, è ispirato all'omonima opera di Brom, illustratore statunitense, con cui sono stati creati i modelli 3D di alcuni dei suoi pezzi più celebri. Ne state vedendo alcuni a schermo in questo momento, mentre altri vi invito a scoprirli al momento del lancio del Kickstarter il 31 maggio, al link che vi lascio qui in descrizione e nel primo commento in evidenza. Insieme ai modelli, realizzati in resina di alta qualità e ai colori, saranno presentate anche delle stampe in formato A2. Qui sotto trovate tutti i riferimenti, ma noi adesso dedichiamoci al secondo elemento di questo video, ovvero le trasparenze. Per questa versione ho scelto di realizzare il tessuto bianco trasparente. Il motivo per cui prima abbiamo dipinto la pelle come se non ci fosse alcun tessuto sopra è proprio per creare l'effetto di trasparenza. Per farlo dovremo mettere in evidenza le parti voluminose, come le pieghe, e far quasi scomparire nell'incarnato quelle aderenti alla pelle. Ed è proprio quello che facciamo con il colore bianco. Mettiamo in evidenza le parti più voluminose, più lontane dalla pelle, lasciando per ora rosate le altre. Qui sarà importante fare caso ad ogni forma e utilizzare ogni piccolo risvolto a nostro vantaggio. Intensifichiamo il colore bianco su quelli più lontani, utilizzandolo anche pieno e coprente, mentre per le zone adiacenti alla pelle lo usiamo quasi impercettibile, a velatura o a volte non lo usiamo proprio.
Lo stesso dobbiamo fare per la parte in ombra, per il quale però utilizziamo alcune tonalità di grigio. Questo perché se usassimo il bianco intenso come per la parte sopra, toglieremo parte della luminosità a quell'area che riceve invece molta luce. Rispettiamo anche qui le parti più vicine alla superficie, in questo caso questa seduta è di pietra, che io ho deciso di fare sulle tonalità del blu. Non è ancora lavorata, ma aver già deciso il colore mi permette di sapere come fare le ombre nel tessuto. A questo punto ricreiamo il colore della seduta e alleggerendolo a velatura lo utilizziamo per sfumare il passaggio con il grigio o, se necessario, per intensificare alcune parti che abbiamo schiarito troppo. A questo punto creiamo un grigio più chiaro e lievemente azzurrato per restringere le aree di luce nel tessuto. L'idea è quella di raccogliere anche qui le luci nelle parti più voluminose, dato che qui volume significa anche vedere il reale colore del tessuto, nel nostro caso il bianco. Se necessario, sistemiamo anche le pieghe dell'incarnato con un bianco lievemente colorato con quello della pelle e lavoriamo sulle pieghe finché non otteniamo un risultato credibile, cercando di ottenere un effetto aderente e quasi bagnato. Questo è quindi il risultato finale del tessuto trasparente bianco, prima con il modello di lava a cui mancano ancora delle parti da dipingere e poi con i capelli e gli accessori fatti che, come detto, vedremo prossimamente. Io spero che anche questa tecnica vi sia stata utile come spunto per le vostre miniature e vi invito come sempre a farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la proverete. Io ringrazio nuovamente Mindwork per avermi dato la possibilità di creare questo contenuto e averlo reso possibile e vi invito nuovamente a dare un'occhiata al link qui sotto in descrizione per scoprire meglio se questi prodotti possono essere adatti a voi. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!